Ciao a tutti, sono Marco Tognolo di MT Mag, oggi qui con Andrea Chiesa. Ciao ragazzi. Che mi ha aiutato nel test comparativo di queste due forcelle, RockShox Lyric Charger 2, Fox 36 Grip 2. Sono le due forcelle di punta per quanto riguarda l'enduro di questi due marchi americani che abbiamo provato per circa 5 mesi ciascuno, sia io che Andrea, su due bici diverse. Cioè io ho provato sulla Foxy 29 Mondraker la Fox 36 e invece Andrea ha provato sulla Ibis Ripmo la RockShox Lyric per appunto 5 mesi. Oggi abbiamo fatto un cambio forcelle su un tracciato, un sentiero che conosciamo molto bene, che abbiamo percorso prima con le nostre forcelle classiche, quindi io con la Fox e Andrea con la Lyric. Poi siamo venuti qua in sede, abbiamo fatto il montaggio e smontaggio delle forcelle e siamo ripartiti subito per lo stesso sentiero, quindi diciamo che in 40 minuti abbiamo fatto la stessa discesa 2 volte. È una discesa molto rocciosa, sassosa, dove le bici prendono molti colpi perché è anche veloce, quindi secondo noi è perfetta per questo tipo di prove. Sì, è anche molto importante fare la prova subito una via l'altra, perché così hai ancora le sensazioni fresche. Però devo dire che la prima impressione è stata visiva, vedere la mia Ripmo con un forcellone di questo genere, perché malgrado che siano della stessa categoria, tutte e due destinate all'enduro e con misure molto simili, la 36 è molto più massiccia, anche proprio da vedere, non solo per gli steli che sono solo di 1 millimetro più grossa, 36 rispetto a 35, ma è la parte sotto, no? I foderi che sono veramente massicci, con addirittura quasi 4 mm di diametro di più a favore della 36 rispetto alla Lyric, che sembra quasi la sorellina più piccola. Sì, ma ricordo che l'escursione invece è identica, parliamo di 160 mm per entrambe le forcelle, su bici veramente simili a livello di geometria e anche lì di escursione posteriore, perché siamo sui 150-145 mm di escursione posteriore, 29 pollici, entrambe diciamo, sì, pensate per l'uso enduro. Un'altra piccola cosa anche che ti impressiona quando vedi la 36 è che sembra che abbia più corsa di quella che effettivamente ha, perché gli steli, no, sono un po' più esposti rispetto che la 36, nel senso che rispetto alla Lyric, nella 36 non si usa tutta la corsa fino all'archetto, ma arriva qui più o meno fino alla scritta Kashima, perciò si avanzano un 15 mm circa, però l'impressione visivamente sembra quasi una forcella da 170 rispetto che da 160. Per il resto le differenze sono minime, diciamo che la Lyric ha la regolazione della compressione alle alte velocità, come d'altronde anche la 36, alle basse velocità pure, però quella alle alte velocità ha solo 4 click di regolazione, mentre la 36 ne ha ben 22. Il ritorno sulla Lyric è il classico ritorno con un unico pomello, invece la 36 ha 2 pomelli, uno per il ritorno alle alte e uno alle basse velocità. Quindi si può già vedere che la destinazione d'uso forse è un attimino diversa, perché la 36 richiede un biker, un rider un attimino più sofisticato che conosce bene come regolare una forcella simile, mentre sulla Lyric la cosa è un attimino più semplice. Sì, c'è proprio anche due diversi modi di pensare, no, da parte proprio dei produttori. Chi preferisce dare possibilità al biker di maggiore personalizzazione, perciò con più pommelli e più click per lo stesso range di regolazione, chi invece preferisce fare qualcosa di più semplice, perché comunque si sa che queste regolazioni di fino non sono alla portata di tutti i rider, che non tutti riescono ad avere quel feeling, no, così sensibile, se vuoi, per riuscire a trovare le piccole differenze tra un click e quell'altro. Certo. Noi abbiamo, montando la forcella sulle nostre bici, abbiamo regolato l'aria a seconda dei nostri pesi, anche se sono abbastanza simili, il ritorno, e per il resto abbiamo ottenuto le compressioni, le alte e le basse, piuttosto identiche l'uno con l'altro, cioè rispetto su una bici, sulla stessa bici. Quindi poi le mie sensazioni in discesa, devo dire che passando alla Lyric ho trovato la Lyric più compiacente, più permissiva, nel senso che
è un attimino, trasmette un po' meno le vibrazioni e colpi provenienti dal terreno alle mani del rider. Ricordo che la 36, questa nuova, quella Grip 2, è comunque meno brutale della vecchia 36, cioè questi colpi di vibrazioni vengono sì trasmessi alle mani in una maniera molto minore, però sempre un po' di più rispetto che la Lyric. Quindi se posso dire la mia, la Lyric è una forcella un attimino più semplice, perché anche per il rider che non va in bici magari tutti i giorni come facciamo noi per lavoro, la Lyric è un attimino appunto più compiacente, più permissiva e forse più adatta. Mi trovo completamente d'accordo con quello che dici tu, Marco, perché devo dire che anch'io le prime sensazioni, proprio le prime curve, che sono quelle che contano al primo feeling, con la 36 è stato di fare un semidritto, proprio perché la sentivo più rigida e necessitava di un maggior trasferimento di carico sull'anteriore. Ho dovuto caricare più l'anteriore rispetto a quello che facevo normalmente con la Lyric per ottenere lo stesso grip in curva. Ci sta poi che magari bisogna fare ancora un po' di fine tuning, no? Perché chiaramente abbiamo fatto solo delle regolazioni di base abbastanza simili, però mi sembra di sposare quello che è la tua sensazione, proprio che la 36 sia un po' più rigida, perciò portata forse, cioè destinata forse a un rider un pochettino più diciamo deciso e con uno stile di riding un po' più aggressivo rispetto alla Lyric, che probabilmente è destinata a un pubblico più vasto. Sì, diciamo che nessuno, se avete sulla vostra bici una di queste due forcelle, avete comunque un prodotto top e su cui veramente non c'è niente da ridire. Queste differenze di cui abbiamo parlato, quindi di un riding più aggressivo per la 36 e un attimino meno aggressivo sulla Lyric, ovviamente sono cose relative, perché uno può andare veramente molto aggressivo anche con la Lyric e si troverà benissimo. Però diciamo che l'idea di Fox è proprio quella di racing, cioè di gare, quindi il 36 è una forcella che dovete avere in mente se veramente siete aggressivi o volete fare gare, siete quelli veramente che premono l'ultimo millimetro nella corsa di una forcella. Perché per il resto abbiamo usato la configurazione standard, quindi quella che viene venduta, trovate nella confezione, quindi con 2 token per la Lyric, 1 per la Fox. Poi per le regolazioni del peso dell'area abbiamo più o meno seguito quelle scritte sulla forcella, indicate, forse un attimino più dure sulla Lyric rispetto alla Fox. Comunque tutti i dati li trovate poi sotto nella descrizione dell'articolo. Nei 5 mesi di uso e abuso, se vogliamo, perché poi le nostre zone qui alpine comunque richiedono molto veramente l'affidabilità della forcella, devo dire che è come nuova, non ho avuto nessun genere di problema, e soprattutto la cosa che dà più fastidio nelle forcelle, cioè il gioco che prende poi nelle boccole, che molte volte si sente anche proprio acusticamente, assolutamente zero. Forcella lavora benissimo. L'unica cosa che ho dovuto fare adesso, che il clima è decisamente molto più freddo e la forcella è un pochettino rallentata, soprattutto in escursione, ho regolato qualche click di minor frenatura di estensione e per il resto è perfetta. Quindi questo è quanto, sono 2 ottime forcelle con un carattere un attimino diverso, ma sicuramente che faranno felici i loro possessori. Però visto che la mia Lyric rossa sta bene sulla tua Mondrake e la tua 36 arancione direi che sta benissimo, no, sulla mia color Stilt, penso proprio che non te la darò indietro, almeno non subito, poi magari fra un po' ne parliamo poi dopo, fra un paio di mesi, vediamo. Vabbè, ci può stare, dai. Grazie mille per averci seguito, ci sentiamo alla prossima. Ciao. Ciao ciao.